Bentornati a tutti in questo nuovo video. Allora, come potete vedere abbiamo praticamente finito di saldare tutto. Abbiamo anche inoltre già dato una prima verniciata di antirugine per guadagnare un pochino di tempo. È stata aggiunta anche quella sezione qui davanti che era solo puntata, è stata saldata. E nel dettaglio è stata saldata così. Questa qui è la parte interna, abbiamo dato una saldatura maggiore, ok, nella parte diciamo dove poi andremo a costruire la parte interna della macchina. Quindi qui ci sarà il cruscotto, all'incirca sono né qui e qui dietro, qui davanti, ma comunque abbiamo irrigidito un po' quella parte lì, la parte di muretto verticale e posteriore, questa qui sotto. Per il resto abbiamo tutta saldata così e fidatevi di me che è solida, è veramente come la volevamo, come ce l'aspettavamo, un blocco unico, molto bene. Allora, stavamo dicendo, abbiamo già verniciato tutto, adesso prima di abbassarlo faremo l'impianto freni, cioè questo. Andremo a fissare la sua staffetta, cioè questa, ok, la sua originale. Andremo a praticamente posizionare provvisoriamente il tubo qui, vedremo di capire dove posizionarla, quindi se più verso il centro, più verso di qua. Quindi questo è il lato guidatore, quello è il lato passeggero. Il freno a mano io penso che sarà più o meno in questa zona. Rimuoveremo una piccola porzione di vernice e salderemo lo scatolato originale, che andrà ad incastrarsi qui praticamente. Questi sono quelli originali Ford. Abbiamo praticamente fatto il riadattamento qui dentro, comunque è sempre andato. E già che facciamo questa operazione andremo ad installare anche i tubi dei freni che vanno installati lì, li porteremo sotto, li fisseremo e porteremo avanti anche loro, sempre più o meno da questo lato, che è dove c'è installata la vaschetta all'interno del motore. Quindi poi faremo i vari ritocchi con il pennello, tanto ci interessa poco, e probabilmente riusciremo a sdraiare tutto il pianale nuovo. Poi vediamo qui davanti se montare una ruota provvisoria per riuscire a spostarlo, perché dobbiamo inserirlo sotto la macchina. Parallelamente a quanto vi ho fatto vedere abbiamo anche aggiunto questi, ok, vediamo se riesco a migliorare l'immagine, mi dicono di no. Abbiamo aggiunto questi, ok, queste traverse. Non l'abbiamo aggiunta su quello che sarebbe fondamentalmente questo e quello lì, perché probabilmente il pianale nuovo arriverà più o meno in questa zona, quindi questo qua andrà rimosso, ma non lo sapremo di preciso fino a quando non andremo a posizionarlo sotto la macchina. Comunque dobbiamo vedere. Ad ogni modo è stato tutto collegato insieme fino là davanti. Questo perché il pianale, una volta che lo andremo a posizionare qui sotto, ok, nella parte anteriore noi siamo obbligati a legarlo a quel tondo qui, questo e suo fratello che c'è di qui, perché vediamo se riesco a rendere l'idea. Quando sarà posizionato così, dietro ci saranno le ruote, quindi come sono già adesso, dietro lui starà su per i fatti suoi. Il sopra invece, tutta la parte superiore della macchina, andremo a farla appoggiare lì dietro. Quindi quando taglieremo questa parte, ok, tutta, il nuovo pianale arriverà fino qui in fondo circa e faremo metteremo un tubo, un tubolare che andrà ad appoggiarsi qui sotto su questa traversa che vedete qua, che è appoggiata al longherone originale della macchina, quello che fa fondamentalmente questo giro, di modo che così la macchina starà su quella che è la carrozzeria. Mentre qui davanti pensare di far sostenere quel pianale a questo pezzettino di macchina originale è pressoché una follia.
non lo terrà mai su, quindi siamo obbligati a legarlo lì davanti. Quindi lo posizioneremo, lo alzeremo con dei martinetti o qualcosa, adesso valutiamo bene cosa fare, e dopo andremo a legare questo piantone, questo tubicino qui, questo, ok? Lo andremo a legare alla struttura nuova, di modo che poi sarà la parte anteriore, quindi quella sotto e non quella sopra, a non farlo cadere per terra. E fondamentalmente questo è quello che volevamo ottenere, perché noi così, quando dopo la macchina sarà finita, quando freneremo con la ruota non freneremo la carrozzeria che è su appoggiata, ma freneremo principalmente la gabbia, che è la cosa che pesa veramente in questa macchina, perché tutto il resto fondamentalmente, visto che il motore è legato lì sotto, tutta quella parte qui fondamentalmente sarà semplicemente appoggiata, avrà un peso sì, ma fino a un certo punto. Quindi adesso prepariamo tutto quanto e ci rivediamo quando magari stiamo montando i freni o stiamo preparando quella parte qua sotto. Allora, come potete vedere abbiamo installato il freno a mano, ok, il tubo, abbiamo saldato qua la sua piastra originale, questo qua perché non riuscivamo, andavamo a lavorare nel vuoto, non andava bene, e quindi è qui pronto, abbiamo già provato, funziona, e sono stati installati i tubi del freno, quello tradizionale, ok, fissato, truc, e l'abbiamo lasciato qui morto, abbandonato. Questa altezza qui l'abbiamo più o meno rilevata da dove c'è la scatola originale della macchina, quindi in zona lì dovrebbe andare bene, mentre il freno a mano è più o meno dove c'è quel taglio lì, che è all'incirca dove era prima, quindi dovrebbe andare abbastanza bene. Adesso valutiamo se provare ad abbassarlo per poi tagliare tutta la struttura qui o se fare viceversa, adesso decidiamo. Allora, come avete già intuito, l'abbiamo abbassato. Abbiamo tentato una tecnica che vi lascio in foto adesso. Ma si è rivelata un gran disastro, quindi abbiamo messo la bobina con la gomma, l'abbiamo fatto più o meno cadere giù. Ci siamo riusciti e tutto. La bad news è che abbiamo cresimato i tubi dei freni. Dov'è che sono? Lì, guardate che bello, 1, 2, 3, 4, lì. Quindi sarà da rifare, vabbè, capita. Adesso, sfruttando la morfologia del posto, abbiamo puntellato la macchina tra lì e il muretto, ok? Quindi adesso la macchina è sollevata da terra perché la misura che avevamo era sbagliata. Infatti mancava ancora più o meno tanto così. Adesso abbiamo già rimosso una parte di longherone, quello che praticamente andava, cioè di longherone, scusate, di vecchio pianale, che andava da lì fino a qui. Il rinforzo per sostenerla, perché qua dopo la capretta la toglieremo, qua ci serve tutto aperto per riuscire ad andare sotto con il pianale nuovo. E adesso pian piano lo stiamo tagliando fuori tutto quanto, sperando di farcela alla grande. Ora abbiamo rimosso l'assale, ok, in modo da rendere indipendenti
quei due pezzetti di ferro che sono rimasti. Ora vediamo un po' come procedere. Direi che tagliamo qui in questo punto, di modo da tenere questa barra per tenere unita tutta questa parte qua, ok, che va da una parte all'altra. Poi verrà rimossa anche questa che non ci servirà più. Teniamo quel pezzettino di ferro che è, come ho già detto, dove appoggia questo. Quindi dopo aver tolto tutta questa sezione avremo tutto il pianale libero. Dobbiamo fare 2 lavorazioni là davanti e dopo teoricamente possiamo provare a mettere sotto il nuovo pianale e poi vedremo come metterlo in squadra con tutto il resto della macchina, perché su una lunghezza del genere bisogna stare attenti a non montarlo così, bisogna essere belli dritti. Quindi adesso tiriamo via quelle 2 sezioni qui, una a 2, e poi procediamo. Allora, come potete vedere sono comparsi dei pezzi, cioè quelli di lì e anche di qui. Abbiamo preferito montarli subito in quanto, siccome qua si è scaldato tutto tanto, quel tubolare qua si era leggermente inarcato, non era tantissimo, però prima di montarlo sotto alla macchina abbiamo preferito installare tutti i pestini di modo da rimetterlo perfettamente flat, che la cosa ci servirà quando andremo a installarlo sulla macchina di sotto, in modo che avremo un piano perfettamente diritto. Abbiamo una distanza che siamo sicuri giusta da qui fino a sotto che sarà praticamente qua. Allora, adesso qui abbiamo liberato tutto, è stato lasciato solo quel pezzo che fa perno, come ho detto prima, sul longherone originale, ok? Quindi adesso la macchina sta su solo grazie a quel pezzettino lì di ferro, per il resto non c'è più nulla, e dovremmo essere probabilmente nelle condizioni per togliere la capretta e provare ad infilare sotto il pianale. Allora, c'è da dire che comunque movimentarlo non è una cosa semplice. Qui abbiamo lasciato vuoto, vi spiego, perché quella greca, ok, volevamo farla identica anche qui dietro. C'è un problema qui, molto probabilmente se non cambia il progetto andrà installato il vericello qui in questa zona. Non sapendo come forare sotto, se fa un rinforzo, se va alzato, se va bene com'è, in più qui lui ha una carrucola, diciamo, per guidare il filo. Siccome è rimasto dietro la Opel e non riusciamo ad andare a prenderlo per adesso perché c'è davanti il furgone, lo lasciamo vuoto e decidiamo dopo cosa fare qui. Tanto è sulla parte posteriore della macchina, quindi è sempre accessibile. Niente, adesso via la capretta e proviamo a presentarlo sotto e vediamo se non c'è qualcosa che dà fastidio. Mi auguro di no, perché qui in mezzo dà solo che fastidio. Niente, dai, buttiamolo lì sotto e via. Stiamo riscontrando problemi non calcolati, pure non c'è la ruota che è più alta, porca miseria. E ci manca ancora parecchio, ma parecchio andare in avanti. Poi dovremo trovare una soluzione per togliere 3 spalle da lì sotto, ci pensiamo poi. Adesso con la capretta proviamo ad alzarla e vediamo se riusciamo a passare sotto, vediamo se riusciamo a alzarla a sufficienza e se sta lì. Come al solito tutte le pensi, ma sempre una ti frega. Dai, avanti. Allora abbiamo cambiato ancora sistema. Adesso teniamo fermo il pianale sotto e portiamo indietro la macchina, perché venire in avanti tutto il resto non abbiamo qualcosa per far scorrere qui. Allora la lasciamo dov'è e veniamo indietro con la macchina, almeno l'idea è quella. Frizione giù perché accento la marcia e la spingiamo indietro e ci tiriamo dietro la capretta, vediamo cosa succede, dai. Adesso, come potete vedere, abbiamo questi che ci danno fastidio e anche quel palo là. Allora adesso, per facilitare tutto, tagliamo lungo questa linea tutta la macchina vecchia e poi ci penseremo, tanto con la parte lì non ce ne frega niente. Infatti qua non siamo molto lontani dalla mezzaria e qua
avanziamo fuori. Praticamente questo dovrebbe trovarsi più o meno qui o poco più avanti, ma comunque tutta quella parte lì è da tagliare. Adesso procediamo. Amici, ce l'abbiamo più o meno fatta. Allora, vediamo un po'. L'aspetto estetico è all'incirca questo. Adesso dietro l'abbiamo tenuta un po' più alta per fargli scaricare il peso della carrozzeria. Qui davanti potevamo scommettere quello che volevamo, siamo riusciti a tagliarla giusta, più o meno. È stata tagliata, qualcosa qui è stato tagliato completamente a caso. Dopo lì sotto dove c'erano i tondini, praticamente li abbiamo piegati leggermente, poi lì andremo a creare una staffa o qualcosa, una L, in modo che tutta questa sezione qui originale sia comunque smontabile. Supponiamo ci sia un problema di qualche tipo, possiamo ordinare il pezzo ed è ripristinabile il tutto, quindi magari una L con un bulloncino e la risolviamo così. Qui poi andremo a connettere da qui a qui e da qui a qui, di modo che questa parte qui, ok, stia su soltanto con le ruote davanti e non vada a gravare il suo peso su questa, sulla carrozzeria, di modo che sia tutto un sistema a sé. Poi andremo a metterla in squadra, probabilmente andrà tirata un pochino ancora verso il davanti, che qua secondo me siamo un pochino troppo indietro. Poi valuteremo guardando la mezzaria della ruota, che dovrebbe darci della misura. Comunque uno scarto di 1-2 cm sicuramente c'è. All'interno è più o meno così, ok? E questa qui sarà la vera base di partenza per ricostruirla, proprio il vero e proprio nuovo progetto. Vediamo una panoramica anche di qui, magari si vede qualcosa di più, mi hanno detto anche di no. Fondamentalmente comunque dovrebbe essere una cosetta del genere. E questa qui fondamentalmente era il discorso di non tenere il vecchio trafileo che c'era qui e sostituire tutto quanto, così almeno lavoriamo sul pulito, è tutto più dritto, eccetera. Qui poi alla fine daremo una pulitina, una levigata, che comunque qui un pochino di sporgenza la fa appena, cercheremo di renderla il più flat possibile. Sembra venuto un buon lavoro, sì, dai, la distanza da terra non è male, non so quanto sia adesso, non c'è qua neanche un metro, giustamente. Dovremmo essere così in condizioni di poterla trasportare teoricamente sempre tutta montata e probabilmente senza toccare, perché nella versione precedente qui con la vasca che partiva da qui, lasciando stare quanto abbiamo abbassato adesso, rimaneva pochissimo a terra, tanto così. Quindi questo piano qua era come se fosse, sì, meno di questo, e toccava dappertutto, non riuscivamo a spostarla. Così con il nuovo layout, come andremo a montarla, non ci sarà più questo problema, perché l'altezza rimarrà fissa quella e tutto installato. Quindi non ci saranno più i monta-smonta, le corse, il cosa dobbiamo portare, il perché lo dobbiamo portare, e sarà tutto quanto più semplice. Qui dietro poi abbiamo già una piccola idea di cosa andrei a costruire nella parte inferiore. Come vi ho detto, qua ci andrà il vericello, qui da parte 1-1-2 abbiamo già in mente cosa fare, ma lo scoprirete nel corso delle varie puntate. Io vi ringrazio tutti quanti per il vostro supporto. Probabilmente si allungheranno i tempi tra un video e un altro, perché la parte di demolizione della macchina è veloce, alla fine devi solo rompere, ci vai via molto molto veloce. Qui invece quando si ricostruiscono le cose è sempre tutto più lungo, bisogna guardare le squadre, bisogna vedere che tutto quanto coincida perfettamente, perché non si torna più indietro. Da una cosa del genere sbagliare era una rovina, e quindi quello che prima facciamo in un giorno adesso ce ne vogliono 4, quindi non riuscirò probabilmente a portare contenuti ogni settimana, però questa qui è una cosa che si vedrà col tempo. Niente, vi ringrazio ancora tutti quanti, grazie di tutto quanto, ciao a tutti.